Ciao a tutti, bentrovati, pace e illuminazione. Oggi sono in stile montanaro, stile orso, perché ci è venuta a trovare sorella neve, come la chiamava San Francesco. Di conseguenza ho voluto indossare questo look da montanaro che almeno mi fa più che la so, hai capito? Adesso i famosi paladini di Cosa in Rufo mi criticheranno anche perché faccio i video senza farmi la barba prima. La neve. Stavamo dicendo della neve, non perdiamo il pallino, come diceva un mio amico. Se vuoi vedere i nostri paesaggi dove abitiamo, la nostra prova concreta, io la chiamo sempre, no? Perché se non è una prova concreta quella, abitare in un posto meraviglioso con un bosco di dietro e un bosco davanti e avere la possibilità di guardare, no, di godere del cambio delle stagioni attraverso il cambio dei colori nella collina, negli alberi, poi la primavera, gli odori, ecco, quella è la prova concreta, non avere la macchinina, la smart, ecco. Quindi se vuoi vedere tutto questo, guardati Casa Tyson. Perché Casa Tyson? Casa Tyson, è parte del mio nome da monaco. Il mio nome da monaco è Nishin Taisen, che significa l'eremita della fede, quindi Casa Tyson, casa degli eremiti. E lì vedrai come noi viviamo il Sutra del Loto, la nostra vita nel Sutra del Loto. Ti lascio il link in descrizione o nel primo commento e quindi lo potrai vedere. Sono contento perché molti di voi che hanno visto questi video qua sono rimasti veramente piacevolmente colpiti da questo e hanno visto, hanno potuto vedere, hanno sentito che c'è qualcosa che dà tranquillità e questo credo che sia il più bel commento che si possa ricevere. Date tranquillità. E questo è lo scopo del Sutra del Loto, ma è anche lo scopo di questi miei video, è anche lo scopo dei miei approfondimenti per quanto riguarda gli abbonati qui sul canale o sul canale Patreon, perché faccio degli approfondimenti dove posso permettermi di toccare meglio determinati argomenti e andare più in profondità. Stiamo formando un bel sangha, spero, mi dicono, mi auguro, e un sangha che possa davvero aiutare le persone. E questo è il mio scopo. Non sto facendo niente di più e niente di meno che seguire quello che dice il Buddha nel Sutra del Loto, quello che voleva il maestro Nichiren. Oggi parliamo di karma, però parliamo di karma in un modo un po' diverso, perché quando si parla di karma tutti pensano al karma delle vite passate, no? E non considerano il karma che fanno nella vita attuale. Questo è un alibi che ti permette di non responsabilizzarti. E insomma viviamo in un periodo che insomma responsabilizzarsi è veramente importante. Ma ti dicevo, il karma che ognuno di noi matura nei propri giorni, come? Con i pensieri, con le parole, con gli atteggiamenti, con tutto ciò che fa. No? Ti ricordo che karma è una parola sanscrita che significa azione, quindi tutto ciò che è azione produce un karma, questo può essere positivo o negativo. Ma per capirci, a cosa voglio farti ragionare? Su come ci comportiamo, su come noi viviamo, come ci rapportiamo alla vita di tutti i giorni, perché spesso siamo portati a dire c'ho un cattivo karma pensando alle vite passate, no? Ma non consideriamo le nostre azioni nella nostra vita attuale. Ad esempio, tu che persona sei?
prova a fare questa pratica qui, perché molti pensano che la pratica del Sutra del Loto sia quella di fare gonghio e poi fare quello che vogliono. No, il gonghio è la celebrazione di quello in cui tu credi. La vera pratica comincia dal momento in cui ti alzi dall'altare e vai nel mondo, perché è nel mondo che porti il gonzo. Il gonzo non lo portano le tue parole, lo portano i tuoi fatti, che cosa realmente sei. Quindi è importante questo. Quindi tu fai questa pratica qui. Ti siedi, come dice Nietzsche, no? Siediti in posizione retta, medita sulla realtà. Questo fai. Tu che persona sei? Sei una persona sincera? Sei in grado di ascoltare anche chi non è d'accordo con te? Sei una persona che è curiosa? O sei una persona che giudica, che tende a puntare il dito? Sì, perché le persone curiose non giudicano, perché prima si informano. E questo informarsi automaticamente le porta a capire le ragioni sì, dell'altra parte, quindi non sentono più il bisogno di giudicare. Quando voi sentite dei giudizi, la persona che avete di fronte non è una persona curiosa, perché poi ci sono cose che sono oggettive, no? Bisogna anche sapere un po' discernere dalle due cose, perché mi dicano, perché tu potresti dirmi come giudicare, ma tu hai detto e dici determinate cose che, vedi, il discorso è questo. Se io ti dico che cosa dice il Sutra del Loto, non sto giudicando la pratica o quello che dice la Soka Gakkai, quello che dice la Nichiren Su o cose degli altri. Quelli sono problemi loro. Se loro non fanno quello che c'è scritto nel Sutra del Loto, non sono io che li sto giudicando, sono le loro azioni che li giudicano. Quindi se una persona, ad esempio, che riesce a fermarsi un attimo e dire ma forse ho torto, non ho sempre ragione, ma forse non sono quel fenomeno, quel genio che penso di essere. Se è una persona, ad esempio, che riesce ad accettare le sconfitte, oppure ti metti lì davanti al Butsudan e comincia a mitragliare il Gonzo con il tuo Daimoku per cambiare la realtà, perdendo la possibilità di crescita. Se è una persona che riesce a fare tutto questo, ma poi tante altre cose, ad esempio cose che apparentemente non sono niente, ma dietro hanno delle montagne. Ad esempio, guardi i siti di streaming illegali, usi programmi craccati sul computer, quando vai a fare la spesa che compri non solo le uova, vai a vedere come sono state trattate le galline che hanno fatto quelle uova lì. Ora tu potrai pensare che questa è un'esagerazione, ma non è così, perché tu hai scelto di essere buddista, stai raccontando a tutti che sei buddista. E allora ti devono interessare questo genere di cose. Perché se tu compri uova da galline che sono state trattate in una maniera che soltanto dei pazzi possono farla, soltanto gli esseri umani possono farla, ecco che tu stai alimentando il dolore, stai alimentando quella cattiveria, stai alimentando il male e allora poi non ti puoi lamentare se nella tua vita c'è della sfiga, ti succedono delle cose. È inutile che poi dici, il mio karma nelle mie vite passate, non perché l'hai fatto adesso. Tu dici siti di streaming, ma voglio dire c'è gente che lavora dietro quello. Molti di voi ad esempio si scaricano i libretti di Gosho da internet, convinti di essere fortunati. Avete rubato. I buddisti non rubano. Dietro c'è della gente che ha lavorato, dietro ci sono state delle spese che le persone che l'hanno pubblicato l'hanno dovute sostenere.
lascia perdere se quelle che l'hanno pubblicato, cioè i soldi ce l'hanno già, a te non ti deve interessare questo, te ti deve interessare il fatto, l'atto, che è quello di appropriarsi di qualcosa che non è tuo, di qualcosa che non ti sei meritato. Ad esempio, sei di quelli che si sono scaricati il Gonzo da internet, sei di quelli che se lo sono scaricati e poi l'hanno cerimoniato. Vedi tu. Sei di quelle persone che ad esempio riescono a vedere i miei video non essendo d'accordo, senza provare l'istinto di darmi dei pugni, di insultarmi o di dirmi sei, sei confuso, sei qui, sei là, hai le unghie lunghe, hai la barba lunga. Riesci ad accettare anche questo, poi vai a parlare di cose in rufo, ma hai la guerra nel cuore. Ecco tutto questo. Mangi carne. Buddha ha detto che non dovresti. Tanti dicono, ma nel buddismo di Nietzsche non ci sono delle regole. No, chi l'ha detto? Chi te l'ha detto? Che non ci sono delle regole? Te l'hanno detto così, almeno era più facile per te entrare. Ma chi te l'ha detto che non ci sono delle regole? Se non ci fossero delle regole non sarebbe buddismo. Allora è vero, hanno ragione quelli che dicono che il buddismo di Nietzsche non è buddismo. E fai attenzione. Il Buddha ha detto di non mangiare carne quando viene uccisa per te. E qua molti dicono, beh, ma insomma non è che quella carne l'hanno uccisa, quell'animale, quella mucca l'hanno ucciso per me. No, il bancone ai supermercati, quello della carne, perché è lì? È lì per quelli che mangiano la carne. Tu sei di quelli che mangiano la carne, sì. E allora è stata uccisa per te. Quindi vedi che spesso si fa di tutto per non fare niente. Ci vuole molta autocritica, perché a te te l'hanno messa semplice. Il buddismo di Nietzsche ti metti lì, reciti Daimoku e via, il Daimoku cambia tutto. Senza questa tua parte, no? Puoi dormire un'ora in più alla mattina, hai capito? Perché l'ora che passi magari davanti al Butsudan prima di andare a lavorare l'hai persa di sonno, perché è inutile che ti metti lì a praticare se poi nella tua vita non fai questo sforzo, non fai questa pratica, non cerchi di riformare veramente la tua vita, perché la chiave del nichirenismo è il cambiamento, la trasformazione. Se non c'è questa trasformazione, tu devi pensare al Goonzo e a te come due fili. I fili della corrente, se ne attacchi solo uno, la lampadina non si accende, la corrente non ce l'hai, le devi attaccare tutte e due. E quell'altro filo è questo che ti sto parlando. Capisci l'importanza di tutto questo? È fondamentale, se deleghi tutto al Daimoku, fai come i cristiani che delegano tutto al Padre Eterno, chiedano e poi aspettano la grazia. Tu sei buddista, no? Dovresti allungare quella mano che permette al Buddha di tirarti su e farti uscire dal pozzo, perché se tu da in fondo del pozzo dici Signore Buddha, tirami su, ma poi non allunghi la mano, e allora voglio dire, a tutto questo devi pensare, tutto questo è importante per la tua pratica. Poi il resto è teatro, hai capito? Il resto è solo teatro, il resto sono solo parole,
sono solo parole, perché chi non ti parla di questo aspetto, e nel buddismo di Nichiren sembra che questo aspetto ci si impegni molto per tenerlo molto distante, perché è insomma un qualcosa di pesante, perché è un qualcosa che ti richiede uno sforzo, un determinato sforzo, no? E la gente non si vuole sforzare, si mettono davanti al gonzo, praticano, fanno ore di daimoku invece di tirarsi sulle maniche e quei desideri andarseli a guadagnare, non sperare che le cose ti arrivino dall'alto, perché se no ti faccio risparmiare dell'incenso, della campana, di tutto il resto, torna in chiesa, fai il Padre Nostro, è una bellissima religione anche il cristianesimo, no? L'hai lasciata per diventare buddista, pratica il buddismo. Cosa dici? Pensaci un po', vai. Fatti un po' questo esame di coscienza. E se vedi che non sei quel tipo di persona lì e devi cominciare a cambiare o a dormire di più, un'ora la mattina. Ciao, pace e illuminazione.